Oggi vorrei parlare di una zona della casa molto importante, ma spesso non correttamente progettata, ovvero la cucina. Quando si progetta una cucina, la cosa su cui ci si concentra tantissimo è sullo spazio per riporre, e ci mancherebbe, è davvero molto importante, ma molto poco si fa per quanto riguarda gli elettrodomestici. E così praticamente tutti ci troviamo sempre e comunque un forno elettrico ventilato e 4 fuochi, qualcuno magari 5, però tendenzialmente abbiamo tutti gli stessi elettrodomestici in casa. In realtà, per avere una cucina davvero funzionale, bisognerebbe partire proprio dagli elettrodomestici. Perché? Ce lo spiega oggi Patti Smith in questo video. Ciao Patti! Ciao! Niente, grazie di avermi invitato per cominciare, perché questa è una cosa molto carina che hai fatto, ti ringrazio tanto. Ci mancherebbe, Patti. Allora, intanto dobbiamo farla così, registrandola, perché un po' c'è ancora la quarantena, non ci si può muovere ancora come si vuole, ma soprattutto perché tu stai molto lontana da me, sei a Londra o vicino a Londra. Bastantemente, sì, sono a sud di Londra, sono in Inghilterra. Ecco. E ci abito, non è che sono qui per caso, quindi la quarantena è qua e anche qua. Anche qua. Sì, siamo in lockdown totale ancora, adesso hanno un pelino, forse allentano un pelino da lunedì, vogliono riaprire le scuole il 1° di giugno, però è tutto molto vago, vedete voi, così alla fine nessuno si piglia responsabilità. Mi pare giusto, ma anche qua in Italia è un po' caotico, quantomeno caotico. È una situazione comunque senza precedenti e capisco anche che facciano fatica a trovare una soluzione, ad avere, non è che abbiamo la bacchetta magica nessuno, No, oddio, assolutamente. Senti Patti, riesci a raccontarci brevemente tutto quello che sei? Perché nella vita, io so, tu ti sei occupata di tantissime cose. Sì, io sono una persona molto fortunata. Io nella mia vita sono quasi sempre riuscita a fare le cose che volevo e che mi piacevano, quindi sono stata estremamente fortunata finora, lo sono ancora, perché tuttora. Bene. Allora, guarda, è un po' difficile mettere tutto insieme, diciamo che cercherò di attenermi a quello che attiene, diciamo, l'argomento di cui stiamo parlando. Ok. Allora, intanto, però, per prima cosa, prima di essere qualunque altra cosa, sono una mamma. Io sono una mamma di quelle, le classiche mamme e le mie cucine sono sempre state super organizzate perché oltre ad essere mamma sono anche un ex chef, quindi lavorando in cucina ovviamente io ero sempre via quando era ora di mangiare. I miei figli hanno cominciato a farsi mangiare da piccolissimi, ne ho 2, sono adulti tutti e 2 adesso, e sì, doveva essere tutto super organizzato, super sicuro, super facile, super tutto, insomma. Quando tu hai un ragazzino di 7-8 anni, i miei ci passa poco più di un anno, quindi quando avevano 7-8 anni ho cominciato a farsi da mangiare, però sì, per lo più era scaldarsi qualcosa dentro il microonde già pronto, senza scottarsi, neanche ti sai. Certo. E verso i 10-11 anni hanno cominciato a fare la pasta, a scolare la pasta, eccetera. Le mie cucine sono sempre state super iper organizzate e super iper semplici. Però giustamente, siccome sono uno chef, io ho bisogno anche di tutti i miei spazi, le mie caccavelle da cucina, tutte le cose che tu le guardi e dici cos'è quello? Ecco. Incluso un piccolo abbattitore da casa che magari molti non sanno neanche cos'è, però insomma tant'è. E niente, quindi come dicevo, li ho cresciuti così nella cucina, nel cucinare. Loro sono molto bravi adesso, non farebbero mai i cuochi, nessuno dei due, per cui ecco, so che hai fatto molto altro, tra cui anche il poliziotto, per cui stai anche molto attenta. Anni. Ecco, molto attenta alla sicurezza in qualche modo. Assolutamente, totalmente. No? Le varie. Ok, sì, quindi sì, assolutamente. Dicevamo
tra i vari lavori che hai ricoperto sei stata appunto una cuoca professionista, uno chef. Quindi l'argomento cucina, non solo a livello cibo, lo conosci benissimo e sai quanto sia importante una cucina funzionale. E quindi mi dici perché consigli di partire in realtà dagli elettrodomestici, che di solito è l'ultima cosa che facciamo? Perché l'elettrodomestico deve rispettare le tue esigenze. Allora, lo spazio per riporre una scatola in più o in meno lo trovi. Però se il frigo è piccolo, oppure se non hai abbastanza spazio nel freezer, oppure se devi cucinare per 3 persone con 4 tegami e hai 4 fuochi che non ci stanno i tegami, lo so, sono tutte cose che non ci... Guarda, mi rendo conto perché non ci si pensa quando si arreda una cucina. Io ho avuto la fortuna o sfortuna di lavorare in diverse cucine, una addirittura ci sono entrata dentro che c'era un lavandino e la cappa, non c'era nient'altro, quindi l'ho costruita proprio intorno alle esigenze di quel preciso ristorante. Quindi ogni cosa ha una sua utilità. Allora, se tu hai una famiglia numerosa, è chiaro che non puoi prendere un frigorifero piccolo, 1,60 m con lo sportellino del freezer, dovrai avere un frigo più grande, magari di quelli combinati, no? Con una porta sopra e una sotto, magari con il cassetto zero in mezzo, perché specialmente quando si hai dei ragazzini hai sempre della frutta e della verdura da conservare. E invece sei da solo, ti basta anche un undercounter, no? Quindi da mettere sotto il top, per dire, basta e avanza. Frigo, freezer piccolini, per uno da solo ce n'è a voglia. Ma io ho notato una cosa, il frigo forse è l'unica cosa che un po' ci ragioniamo su, se prendere quello piccolino, io almeno nella mia breve esperienza, insomma, sulle cucine, perché le cucine io mi affido sempre comunque a degli esperti, perché finché sai emettere 4 moduli sono bravissima e va benissimo, però io sono quella che vuole che la casa sia perfettamente funzionale e rispecchi benissimo la persona che c'è dentro, o le persone ovviamente, quindi mi affido anche molto ai professionisti, motivo per cui siamo qui insieme. Comunque il frigo, qualche volta ho visto gente ragionare, no? Un po' più grande, un po' più piccolo, ma praticamente mai sul forno e poco anche sui fuochi. Guarda, Io sono quella che a 4 fuochi siamo in 5 in casa. Ho detto tutto. E immagino che ogni tanto una parolaccia ti scappa. No? Perché, sai, 5 persone, non è che puoi fare una bistecca alla volta nel padellino grande così, Allora, quando cominciamo a parlare di fuochi di forni, bisogna anche lì sempre vedere un attimino qual è l'esigenza. La famiglia ovviamente potrà beneficiare di un forno con qualche cosina in più, quindi un forno magari elettrico ventilato con lo spit per fare il pollo allo spiedo, oppure non so, con l'umidificatore se si è bravi a fare il pane o le focacce, quelle cose lì, cioè ci sono dei forni con il regolatore di umidità. Ora, siccome i forni costano tutti tanto, bisogna veramente ragionarci sopra. Se il forno lo usi una volta alla settimana, allora va bene anche quello normale, ventilato, normale, con una temperatura massima 250-270 gradi, che è quella buona per fare quasi tutto, pane compreso, e basta, 50-60 centimetri va bene. Se hai una famiglia molto numerosa e sei sempre dietro a fare degli arrosti, delle torte, la pizza, eccetera eccetera, allora un forno con un regolatore di umidità, un forno un po' più grande, magari da 90, con la ventilazione che si può regolare anche questa in velocità, con tanti piccoli altri accessori che in realtà non fanno una differenza enorme nel prezzo, attenzione. Ecco che però un forno così può essere più adeguato. È chiaro, ripeto, se fai una volta alla settimana la torta margherita per fare colazione ai bambini, oddio, basta anche uno statico a quel punto, metti sotto un ciotolino con dell'acqua che rimanga un pochino così, un pochino umido, è lo stesso.
È quello che io ho notato, cioè alla fine compriamo quasi tu, a meno che uno non sia proprio un appassionato folle di cucina, però compriamo tutti più o meno lo stesso forno. O anche, i fuochi l'abbiamo detto, cioè tante volte abbiamo Fuochi 4, ma 5 5 è sono un must praticamente oggi. esatto. E la cappa, anche la cappa, la Anche prendiamo lì, normale, ma voglio dire, oh chiama a bella, è cucinare. lucida, no, però la preferisco bianca, no, guardate il colore, Brava, non vediamo guardate la forma, il guardate lato quanto estetico. aspira. Perfetto. Io l'ho Perché scoperto, l'ho mm, scoperto 1 anno e mezzo fa con una cliente straniera, essendo asiatica, cucina molti odori e lei, cioè, sono diventata matta a cercare una cappa che aspira. Abbiamo preso una cappa professionale, per esempio. sì, 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 Eh, sì, sì. Però appunto, e lì Se- mi si è aperto un mondo. mm. E il problema, sai qual è? Che se tu fai un piatto di pasta e un sugo di pomodoro da 10 minuti, ti basta una cappa da 500 grammi. No, 750. Esageriamo. Se tu fai il ragù che cuoce, stracuoce, la cappa la devi tenere accesa e ti vuole minimo 1200. Un'altra cosa che non molti sanno, adesso ti svelo un piccolo segreto, quando accendi la cappa devi sempre aprire una finestra, perché sennò l'aria non circa, e cosa aspira? Niente, vedi? No, fai il sottovuoto in casa, non puoi. Molto Quindi bene. cappa accesa, finestra, basta così, cioè non è che non c'è Chi ha bisogno la di fortuna di avere spalancare, il Vasistas, per esempio, ma anche d'inverno, quando fa freddo, non è che devi spalancare. Ma un tantino così, o se no se hai si chiama le eliche che girano, certo. tanti in Italia hanno anche quelle lì perché non era una norma alle case quando c'è stato la legge che dovevano mettere a norma le cucine, così con la ventilazione, ecco che hanno messo, tenere aperto quello lì va bene, però la cappa, se non hai nessuna come si dice, nessun apporto di aria dentro la stanza, è inutile, puoi tenere spenta. Vedi, allora, benissimo. Non solo, ci sono le cappe anche differenti, ci sono quelle con i filtri a carboni attivi, ci sono quelle invece con i filtri di metallo. Io onestamente preferisco quelle con i filtri di metallo, perché quelli li tiri giù una volta alla settimana, li metti in un bagno di acqua e sapone, ci dai una strusciata con un po' di bicarbonato e li rimetti su. Il carbone attivo non sai quando va cambiata perché non c'è nessun indicatore che ti dice oh sono piena, è ora che mi cambi, tranne gli odori, e poi perché insomma alla fine sì, diventa poco igienica, perché non sapendo, non avendo nessuna idea dello stato in cui si trova questo strato di feltro poi col carbone dentro, non sai mai igienicamente anche a livello batteriologico cosa c'è dentro. Io onestamente consiglio quelle di metallo. Capito. Qui mi sa che ce ne sarebbe da dire. Senti, sì. Una volta che abbiamo capito quali elettrodomestici sono più funzionali al nostro modo di vivere la cucina, cosa diventa importante progettare? Allora, tanto per cominciare, ricordatevi sempre che il lavello e i fuochi vanno vicini, non si può attraversare la cucina con una pentola bollente dell'acqua a scolare la pasta. Non riesco neanche più a parlare italiano, perdonami, l'ho detta proprio. No, si capì, va bene. L'importante è che si capisca, al massimo sì. 60 centimetri, ma al massimo proprio mezzo metro 60 centimetri dal lavello i fuochi. Poi tutto il resto non ha importanza, potete avere un top lunghissimo, cortissimo, lo potete mettere di legno, di metallo, di PVC, di marmo, come vi piace. Se vi piace lavorare la pasta, il marmo o il legno sono l'ideale perché chiaramente ci si lavora bene su. Se fate dolci tipo il torrone, tipo il come si chiama, il croccante, quelle cose lì, il marmo, ecco. Però oggi come oggi queste cose della tradizione sono un po' andate, non le fa quasi più nessuno. Meno, sicuramente. Non cambia. Adesso qualcosa abbiamo riscoperto con questa quarantena, almeno la pasta, il pane, un po' sì.
Sul pane voglio spendere una parola. Chi Vai. non ha il tempo di star lì a impastare, a fare, a brigare, le macchine del pane, anche quelle semplici, quelle da 50 euro, sono eccezionali, perché tu metti dentro tutto quello che ci devi mettere Sì, dentro. sì. Si può fare pubblicità a un colosso blu con le scritte gialle blu? Vabbè, dai, Vedete? falla. Ok. Loro hanno dei timer Sì, che si mettono tra la spina e la presa, sì. ok? Si programma, quindi voi vi programmate la macchina del pane 1 oretta e mezza, 2 ore prima di svegliarvi, in modo che quando c'è tutto dentro lei si accende e quando vi svegliate avete il pane caldo. No, che forte! Eh? Ah, vedi che bel Anni e anni trucco. di esperienza. Beh, te l'ho detto, lavorando tante ore poi con 2 ragazzini non è che c'è sempre tempo, uno di fare la spesa e non hai sempre tempo di fare il pane, non hai sempre tempo. Ecco, anche la cosa della spesa, beh, non c'entra meno con il mio ovviamente della casa, però comunque come sistemare una dispensa potrebbe essere l'argomento di un altro video, perché adesso non possiamo ovviamente stare troppo in questo video, però l'argomento direi che non è vasto di più. Di più. Però per esempio come sistemare una dispensa potrebbe essere una cosa di cui potremmo parlare un'altra volta. Assolutamente, ci sono tanti piccoli trucchi, io le chiamo le cacavelle, no? Quelle che nessuno ci pensa, però tu le compri e poi dopo dici cavolo, però se è utile, capito? Perché sono tante le cose che si possono utilizzare anche per riporre tutto quanto. Comunque, va bene. sì. Allora, Elettrodomestici, guarda, ti faccio l'ultima carrellata su quello che secondo me sono i must. Allora, la macchina per il pane, se ti piace il pane fresco. Se hai bambini, una friggitrice. Serve sempre. Piccolina, ci sono quelle da 1 litro, no? Metti pochissimo alla volta, così è solo la festa di farlo. Le fruste elettriche sempre, un mini primer, un frullatore a immersione, quello lì non può mancare mai. no. Proprio mai. Un piccolo Magic Bullet che adesso non so se li vendono ancora, ma sono strepitosi, fanno tutto, sono piccolissimi, li riponi se non hai posto, altrimenti una macchina da cucina, un food processor, e sono must perché sono tutte cose che ci aiutano un sacco a risparmiare tempo, tagliano meglio, risparmiano energia e tempo e soldi, perché scarti meno. E gli scarti sono meno. Sono un po' meno fan dei vari grattaformaggio, tutte le cose piccoline che finiscono sempre in fondo là nelle cose più alte. Un tostapane può essere utile se ti piace il pane tostato la mattina, e non in ultimo un bollitore per l'acqua. Quello è una panacea, perché ti serve un caffè veloce, un Nescafè veloce, te lo fai, ti serve un tè, te lo fai, hai bisogno di far bollire in fretta la pasta, 1 minuto bolle l'acqua, 1 minuto e mezzo bolli 2 litri d'acqua e li butti nel tegame e vai. Ok, vedi. Quindi sì, è utilissimo. Queste sono tutte piccole spese che però ti aiutano e ti migliorano moltissimo l'esistenza. Bene, buono da sapersi. Allora, Patti, adesso dobbiamo chiudere, ma io vorrei veramente fare una seconda intervista con te, magari appunto argomento dispensa, oppure vediamo se qualcuno dovesse fare qualche domanda, approfondire anche meglio l'argomento comunque elettrodomestici. Insomma, diciamo che la cucina, come tutte le altre stanze, ma soprattutto la cucina, va fatta funzionale sul nostro modo di viverla, quindi se amiamo o meno cucinare, se siamo anche, cioè quanto cuciniamo e quanto facciamo noi a mano, appunto chi ama impastare piuttosto che no, cambia la funzionalità degli elettrodomestici e quindi di tutto il resto. Perfetto. Totalmente. Allora, ci rivedremo senz'altro. Va bene. E per adesso saluto tutti. Se il video ti è piaciuto, faccelo sapere con un like e con un commento. Ti lascio anche in descrizione anche i recapiti di Patti, perché così se hai bisogno di saperne qualcuno in più puoi contattarla. E
Iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto e attiva la campanella così sai quando esce un nuovo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao, grazie, ciao ciao.